Ciao a tutti, oggi siamo in compagnia di un iPhone che vuole passare ad Android e un Android che vuole passare ad iPhone. Vediamo di accontentarli spiegando nel dettaglio come funzionano Passa ad iOS e Android Switch. Ma attenzione, chi non si iscrive subito al canale e attiva la campanella delle notifiche passerà a Windows Phone. Allora, supponiamo di essere utenti della mela e di aver finalmente capito che Android è il re dei sistemi operativi mobile. Si scherza, qui non si fanno preferenze per nessuno. Abbiamo scaricato dall'App Store l'app Android Switch e la avviamo. Come prima cosa ci chiede di accettare i termini, ci fornisce alcune informazioni se vogliamo mandandoci al sito di Android, ma onestamente in questo momento ve lo risparmio, e premiamo subito su Copia i dati. Scansiona il codice QR mostrato sul tuo dispositivo Android. Se l'hai già scansionato, ripeti l'operazione per connettere i tuoi dispositivi, ovvero durante il setup di un nuovo smartphone Android, che sia perché lo avete appena comprato o perché lo avete resettato, subito all'inizio c'è proprio l'opzione per configurarlo tramite i dati di un altro dispositivo, ed è qui che dobbiamo cliccare su iPhone o iPad per utilizzare appunto Android Switch. Ci colleghiamo alla stessa rete Wi-Fi e dopo un po' di verifica delle informazioni e configurazioni varie possiamo accedere al nostro account e alla fine, dopo aver impostato anche un metodo di sblocco, finalmente potremo copiare i dati da iPhone o iPad. Premiamo su avanti e se il telefono Android insiste sul farci usare il cavo, diciamogli che non abbiamo un adattatore, vogliamo copiare senza cavo e finalmente viene creato il codice QR che fin dall'inizio il povero iPhone ci chiedeva di inquadrare. Android Switch desidera accedere a questa rete. Gli diamo il permesso e lui ci dice adesso di continuare su iPhone. A questo punto dobbiamo selezionare che cosa vogliamo copiare e le opzioni sono contatti, eventi del calendario, foto e video. Continuiamo. Android Switch vorrebbe accedere ai tuoi contatti, diamogli il permesso. Android Switch vorrebbe l'accesso completo al calendario, diamogli il permesso. Android Switch vorrebbe l'accesso alla libreria delle foto, diamogli il permesso. Assicurati che il dispositivo sia connesso a internet e disattiva i message per continuare a ricevere messaggi. Operazione completata, puoi chiudere l'app e continuare la configurazione sul tuo dispositivo Android. Su Android poi dobbiamo semplicemente proseguire con la configurazione iniziale, come abbiamo visto in un recente video che se vi foste persi vi lascio linkato qua sopra, e alla fine ci dice anche quali dati sono stati copiati: contatti, foto, video, calendario. Ci spiega anche come funziona la sincronizzazione cloud nel caso mancassero dei dati, e nel giro di pochissimo siamo arrivati alla home del nostro Android con i dati copiati. E qualcuno adesso mi dirà: ma come si possono trasferire soltanto queste poche informazioni? SNI, nel senso che questo è quello che puoi trasferire da iPhone tramite cavo e tramite Wi-Fi. Abbiamo visto contatti, foto, video, eventi del calendario, ma utilizzando il cavo abbiamo anche messaggi, app, musica e note. Quindi se vogliamo un trasferimento davvero completo dobbiamo per forza utilizzare lo strumento via cavo. Abbiamo resettato il nostro Pixel, siamo nuovamente nella configurazione iniziale, selezioniamo iPhone o iPad, ci colleghiamo alla rete Wi-Fi, mettiamo il nostro account, eccetera eccetera, ma qua sul retro già intravedete che questa volta utilizzeremo un cavo. Ed eccoci tornati al momento fatidico: copia i dati dal tuo iPhone o iPad, avanti, usa il cavo fornito con iPhone o iPad, in questo caso addirittura abbiamo un cavo Lightning e poi abbiamo preso l'adattatore USB-C presente nella confezione del Pixel. Speriamo che tutto funzioni. Su iPhone ci chiede se vogliamo autorizzare questo computer, autorizziamolo e dobbiamo mettergli il nostro PIN, Face ID anche. I dispositivi sono connessi, preparazione, di nuovo vuoi autorizzare? Ancora inseriamo il PIN, qui la preparazione alla copia è in corso. Se hai tanti dati sull'iPhone questo passaggio potrebbe richiedere un po' di tempo. Ok, e finalmente adesso abbiamo un sacco di opzioni in più che prima non avevamo, in particolare le applicazioni che possiamo andare a selezionare una a una, e allo stesso modo possiamo poi selezionare o deselezionare tutte le altre voci. Ultima nota importante: i contatti di iOS, il calendario di iOS e le note di iOS verranno salvati nell'account Google del vostro dispositivo. Copia dei dati in corso, ma nuovamente iPhone ci chiede la conferma e qui poi la configurazione prosegue come sempre, e al termine della configurazione veniamo a sapere che lui in realtà in background sta ancora trasferendo i dati via cavo dal nostro smartphone
iOS. Mantiene i dispositivi collegati e accesi e ci dice il tempo. Ovviamente il tempo che ci vuole dipende dalla quantità di dati che dovete trasferire e vi dico la verità, io ne sto trasferendo abbastanza pochi, ma come vedete non è proprio una cosa rapidissima nonostante siamo collegati via cavo. In basso, se per qualche ragione voleste fermarvi, è presente l'opzione interrompi copia. Mentre aspettiamo che venga completato il trasferimento, rispondo a una domanda che probabilmente qualcuno mi avrebbe fatto utilizzando un altro smartphone Android. Ma Android Switch non può essere utilizzato su un dispositivo che è già stato configurato? Ebbene no, l'app Android Switch non può essere utilizzata dopo la configurazione su questo dispositivo. In realtà c'è qualche piccola eccezione, questo per esempio è un Pixel 9 Pro XL per la precisione, ma non cambia nulla, e ha una voce nelle impostazioni che è proprio backup o copia dei dati. Copia dati con Android Switch, importa i dati da un altro dispositivo. E vedete che in questo caso la posso attivare anche se questo, che è il mio smartphone personale, è ormai configurato. Scegli cosa copiare, non perderai i dati recenti, assicurati che l'altro dispositivo sia carico. Possiamo selezionare un iPhone o un iPad. Nel frattempo vi faccio vedere che la copia dei dati è terminata, qui mi dà un po' di suggerimenti per ripristinare qualche cosa che per qualche motivo non fosse stato ripristinato dal cloud, e siamo qui nella nostra home. Vedete queste app grigie sono quelle che ho copiato da iPhone e che devono ancora essere installate. A questo punto comunque possiamo scollegare il cavo perché il trasferimento necessario è già stato effettuato. Vedete poi che le icone diventano colorate via via che termina la loro configurazione. C'è anche questa piccola barra di progresso. Le 3 app in questione che ho deciso di copiare, vedete, sono TikTok, Instagram ed Edits. E a questo punto qui abbiamo il nostro TikTok e qui abbiamo il nostro TikTok, ma dobbiamo effettuare l'accesso. E poi abbiamo Instagram, anche qui dobbiamo effettuare l'accesso, e infine Edits, e qui ci chiede di accedere con Instagram, ma non avendo effettuato l'accesso a Instagram ovviamente dobbiamo effettuare l'accesso. Dicevamo appunto dell'eccezione qua sul Pixel che ci permette di copiare e ci dice di utilizzare il cavo, quindi nuovamente andiamo a utilizzare il cavetto che abbiamo utilizzato prima e nuovamente ripercorriamo dei passaggi simili. Dobbiamo autorizzare questo computer con il nostro PIN e qui nuovamente siamo nella schermata in cui possiamo scegliere che cosa copiare dal nostro iPhone, anche in questo caso su un Pixel che era già stato configurato. Quindi, riassumendo, bisogna che lo smartphone Android sia nello stato di resettato nella configurazione iniziale nella maggior parte dei casi, salvo qualche possibile eccezione, e le modalità di trasferimento, come avete visto, sono sia via cavo che via wifi, ma se volete trasferire anche le applicazioni il cavo è necessario. Peccato che non vengano copiate anche le autenticazioni alle varie applicazioni alle quali dovrete comunque rieffettuare l'accesso. Ci possono essere delle alternative in base ai vari produttori, per esempio questo è Smart Switch di Samsung, che sostanzialmente cerca di fare esattamente la stessa cosa che fa Android Switch genericamente su tutti gli Android. Questo vale in particolar modo ovviamente per gli smartphone Samsung, quindi controllate sempre se il vostro produttore implementa una qualche funzione analoga sua, perché potrebbe essere migliore di quella generica di Android, ma anche qui i casi sono talmente tanti che è impossibile vederli tutti ora. Vediamo adesso il caso opposto con Passa ad iOS, l'applicazione che ci permette appunto di passare da Android ad iPhone. Dobbiamo accettare i termini sulla privacy di Apple, ci viene poi spiegato brevemente che cosa possiamo trasferire, messaggi, applicazioni, ovviamente anche qui con il tuo Apple account sul dispositivo iOS una volta che il trasferimento sarà completato, foto, video, album, eccetera. Anche qui abbiamo un pulsantino scopri come funziona che ci rimanda in questo caso al sito di Apple con un po' di spiegazioni del caso, proprio come abbiamo visto prima anche per Android, ma noi premiamo su continua e dobbiamo accettare altri termini. Questo invece è facoltativo, possiamo o non possiamo inviare dati sull'utilizzo dell'app, quindi anche qui se vogliamo negarli, possiamo negarli in questo modo. Il bello della diretta, batteria quasi scarica, 47%, per lui non è abbastanza, quindi deve rimanere collegato all'alimentazione per completare il trasferimento. Eccoci tornati dopo una botta di ricarica, ma vedete, in fondo il bello della diretta serve anche a scoprire queste cose delle quali se no effettivamente forse non ci saremmo accorti. Possiamo andare avanti, consente all'app di accedere alla localizzazione, attiva le notifiche, sono tutte cose che possiamo fare, come dire, abbastanza volentieri, nel senso che poi è un'applicazione che andremo a disinstallare, quindi anche se gli diamo molti permessi, ed è ovvio che in fondo ne abbia bisogno perché poi deve copiare un sacco di roba, non cambia molto. A questo punto ci pone la fatidica domanda: connettiti con wifi oppure continua con il cavo. Proviamo la connessione via wifi e lui ci dice che entrambi i dispositivi devono essere connessi alla stessa rete wifi. Attenzione, anche in questo caso bisogna che il nostro dispositivo iPhone
sia nello stato di configurazione iniziale. Quindi andiamo a impostare la lingua e lui ci dice che sta cercando dispositivi nelle vicinanze, ma attenzione, sono iPhone o iPad. Configura senza un altro dispositivo e colleghiamoci alla stessa rete alla quale è collegato il nostro Pixel. E finalmente, dopo un po' di configurazione iniziale, siamo arrivati al punto in cui ci chiede di trasferire i dati da iCloud, da iPhone, da Mac PC, da Android. Per iniziare apri l'app Passa iOS sul tuo dispositivo Android, ma noi l'abbiamo già aperta e siamo già qui pronti ad aspettare. E subito lo trova, iPhone 13 Pro. Eccolo qui, ci chiede il codice, lo inseriamo, il Pixel si connette e qui possiamo scegliere gli elementi da trasferire. Come vedete in questo caso, anche se siamo sotto Wi-Fi, possiamo trasferire veramente un sacco di cose: messaggi, contatti, cronologie chiamate, eventi, account Google, libreria foto, memo vocali, app, impostazioni di visualizzazione, impostazioni di accessibilità e anche una voce dedicata a WhatsApp. E in più, tramite aggiungi file, possiamo aggiungere proprio noi dei file che vogliamo trasferire dalla memoria del nostro Pixel su iPhone. Selezioniamo quindi quello che ci interessa trasferire e diamogli permessi laddove necessari, per esempio per migrare gli account Google, oppure il calendario per gli eventi, il telefono per la cronologia delle chiamate, eccetera, eccetera. E vedete che viene indicato anche il numero di elementi che verranno trasferiti. Questo invece non succede per le applicazioni dove c'è scritto solo genericamente app. Trasferimento completato. Questi elementi sono stati trasferiti su iPhone, alcuni elementi potrebbero trovarsi nella cartella Passa da iOS nell'app Files su iPhone. 58 applicazioni trasferite. In realtà le applicazioni non sono state del tutto trasferite, come vedremo a breve. A questo punto dobbiamo inserire il nostro Apple account e proseguire con la configurazione iniziale di iPhone. Siamo andati un po' avanti e qui abbiamo la conferma che app e dati vengono da Android. Ed eccoci arrivati dopo la configurazione iniziale nella home del nostro iPhone e lui ci dice: vuoi aggiungere le app presenti sul tuo dispositivo Android da App Store? Vedete tutte queste applicazioni qua che hanno la nuvoletta erano quelle presenti sul Pixel e che lui sta cercando di reinstallare. Peccato non aver potuto selezionare una a una le app necessarie, perché in questo modo lui copia veramente tutto, anche cose che magari non avremmo voluto copiare. Se gli diciamo aggiungi app, lui non fa altro che scaricare quelle ovviamente disponibili che sono presenti sull'App Store di Apple. E proprio come su Android, anche qui le iconcine delle applicazioni si colorano via via che vengono installate. Vedete, YouTube per esempio ha quasi finito e adesso tocca anche all'app di Sony e così via poi a tutte le altre. Esattamente come succedeva con il ripristino di iPhone su Android, però queste applicazioni sono semplicemente installate dai rispettivi store, ma non sono in alcun modo configurate. Tutta la fase di configurazione iniziale, di inserimento dei dati e degli account spetta comunque a noi, magari con un buon password manager, ma di quello abbiamo parlato in un altro video. Insomma, spero che questa panoramica sui due principali metodi per passare da Android ad iPhone e viceversa vi sia stata utile. Come già accennato, ci possono essere anche soluzioni di terze parti su Android per effettuare lo switch sia da iPhone che da altri dispositivi Android. In ogni caso, entrambi i metodi che abbiamo visto hanno i loro limiti, in particolar modo il fatto di doversi comunque nuovamente riloggare nell'account una volta installate le applicazioni, ma questa purtroppo è anche effettivamente una cosa di sicurezza della quale diciamo che non possiamo fare a meno. Se volete altri approfondimenti come questi, non mi sono poi dimenticato del video che vi avevo promesso per passare da un iPhone ad un altro iPhone, che arriverà prossimamente. Fatemeli sapere tutti nello spazio dei commenti, che è come sempre aperto a ogni osservazione, critica, quello che volete. Se il video vi fosse piaciuto, ovviamente un bel like è il modo migliore per ringraziarci. Da parte mia, come sempre, un saluto e alla prossima!